Come potete vedere, ho deciso di delineare anche sommariamente le 2 ali, e di metterle in evidenza con la canottiglia, mentre ho lasciato non in evidenza questa parte, proprio per distinguere la parte sottostante del corpo con le ali che si sovrappongono. Quindi ho deciso di fare in questo modo. Vediamo cosa ne vien fuori. Ora vado a prendere una perlina e i vari elementi, insomma, che ho deciso di utilizzare. Utilizzerò tutte perline 15,0 e Delica 11,0, tranne qualche 11,0 giusto per il becco, sarebbero quelle in colore giallino. Poi ho utilizzato tutte Delica e 15,0 e una perlina per il nostro occhio. Anche se voi i colori li vedete leggermente diversi, ho deciso di utilizzare queste due colorazioni che sono, voi vedete azzurro, ma in realtà è proprio un turchese. E quindi queste due colorazioni per fare la parte qui della superiore della testa. Quindi sono queste due colorazioni, sono 15,0 e Delica 11,0. Quindi queste le utilizzerò nella parte sovrastante. Vado a delineare lo spazio dell'occhio utilizzando queste perline Swarovski Velvet Brown da 3 mm. Ho provato quella da 4 ma era troppo grande, quindi semplicemente vado a fissarla, ripasso 2 volte all'interno di essa, dopodiché comincerò tutto intorno a delineare il piumaggio in questo modo, dopodiché comincerò a delineare il piumaggio con le perline che vi ho detto poc'anzi. Quindi vado a mettere sul mio tappetino queste prime due colorazioni. Comincerò da questo punto e farò tutta una serie di archetti come a ripetere quello che è il piumaggio. Il piumaggio sarebbe in questo senso, in questo verso, e quindi io in questo momento, in questo punto, vado a richiamare la stessa cosa. Ovviamente metterò qui delle rocaille leggermente più scure perché il piumaggio in questo punto è un pochino più scuro. Non so se andrò a mettere queste Delica oppure se andrò a mettere delle 15,0 di colore blu. Visto che lo spazio è molto ridotto, utilizzerò le 15,0. Purtroppo ho perso la targhetta, non so che colorazione sia, ma penso che sia la stessa, siano delle Toho blu cobalto, penso. Ovviamente cambio il colore del filo. Se volete evitare di fare dei cambi di filo, utilizzate il filo di nylon trasparente. Io preferisco cambiare i colori di filo. Mi raccomando, fissate la perlina con cui abbiamo delineato l'occhio con un bel nodino. Ok. Ne ho messa una iniziale al centro e 3 ed ho delineato questa prima parte. Adesso vado a prendere l'altra colorazione di perline, anche se in realtà in questo primo giro provo ad alternare le perline chiare e scure per creare una sorta di sfumatura. Quindi metto sul lago qualcuna blu e qualcuna di colore turchese. Vediamo il risultato che ne verrà fuori. Ok, faccio in questo modo, infilo prima tutte le perline, vedete,
e creo l'arco, dopodiché passo da sotto e fisso quest'archetto con qualche punto, così come ho fissato la canottiglia, ok? Quindi non infilo 2 perline per volta e torno indietro, ma le ho infilate tutte e 5 insieme e poi le vado a fissare passandoci attraverso. Sono andata a prendere anche quest'altra colorazione di 15-0, che è un colore più luminoso di turchese, quindi come vedete sono colori leggermente diversi che secondo me insieme mixati stanno bene. Quindi procedo con il fissare il mio archetto. Ovviamente sta a voi decidere che tipo di lavorazione volete fare, potreste fare anche inserire una 15-0 per volta in modo confuso oppure fare una sorta di ciuffetti e tanti picot. Io preferisco in questo caso delineare in questo modo per imitare il verso del piumaggio. Anche in questo caso inserisco prima la quantità di perline che reputo necessaria per arrivare dall'altro lato e terminare il mio archetto e poi dopo fisso questo archetto con dei punti attraverso le rocaille, quindi vado a fissare i vari punti passando attraverso le rocaille, quindi faccio sempre la stessa cosa, oppure come già spiegato potete fissare le rocaille una per volta. Adesso vi mostro anche l'altro metodo. Ovviamente più metodi conoscete e più potete decidere come lavorare. Quindi l'altra opzione qual è? Uscire ovviamente dal punto da cui dovete cominciare ed andate ad inserire le vostre rocaille. 2 per volta, quindi una e due, non riesco, una e due, portate alla fine del filo ed entrate nella base. Dopodiché spuntate, vedete, tra le due rocaille. Entrate nell'ultima inserita, quindi nella seconda, e inserite un'altra rocaille. Questa volta voglio altre due, scusate, rocaille. Continuo ovviamente ad alternare rocaille chiare e scure, tutte 15-0. Porto sempre alla fine del filo e vado nella mia base. Dopodiché torno indietro ed entro sempre tra le due ultime inserite, in questo caso tra la terza e la quarta, rientro nella quarta e inserisco altre due rocaille e vado avanti così. Questi sono i metodi, poi starà ovviamente a voi decidere quale utilizzare e quale preferite. Fate quindi tutta quanta questa parte. Io cercherò di delineare poi l'ultima parte con delle perline di un colore un pochino più acceso per creare una sorta di ombreggiatura. Vedremo cosa riesco a fare, poi ve lo mostrerò dopo. Come vedete sto continuando, adesso sono passata alle Delica, che sono, vedete, più luminose. Mi raccomando, utilizzate varie misure di perline, perché per esempio in questo punto di congiunzione che è piccolissimo non posso andare a inserire una delica, quindi all'inizio metterò una 15, poi le delica, quindi quando vi ritrovate con spazi più piccoli o da un lato leggermente più grandi dovete fare degli incrementi o dei decrementi con perline più piccole e più grandi. Come vedete, solo per questa parte piccolissima ho già utilizzato 4 perline diverse, proprio perché la differenza di perline, di dimensioni e di finitura crea un effetto ottico e tridimensionale. Questo ovviamente poi è una cosa vostra personale. Adesso proseguo e poi vi mostro finita la prima parte. Quando vi trovate in questa situazione, ovviamente, io cosa faccio in genere? Vado prima a creare l'arco che c'è da questo lato e quindi chiudo i due lembi e dopodiché vado a inserire le rocaille al centro e mi regolo con la dimensione. Preferisco partire con una linea tutta di contorno fin qui, creando un'ombreggiatura. Ho preso anche un altro colore di delica e poi dopo vado a riempire la parte interna, così che se mi trovo in difficoltà ed ho le perline ed ho meno spazio, posso decidere di inserire le 15-0.
Quando invece vado a creare l'arco in questo modo, alla fine mi troverei con delle perline. Ecco, se facessi in questo modo potrei non trovarmi con degli archi precisi e otticamente a me darebbe fastidio. Poi ovviamente voi lavorate come preferite. Io faccio in questo modo. Allora, la prima parte è terminata. Adesso passo col cambio di rocaille e vado a fare questa seconda parte. Ovviamente anche in questo caso le perline le metterò in questo senso. Altro cambio di colore, altra gradazione di verde, vado a usare questo verde un po' acido e lo mescolerò anche con il giallo per vedere di creare gli stessi colori. Come vedete sono andata a realizzare la prima parte nel colore di verde diverso e vedete che ho cominciato prima dal lato destro, adesso andrò dal lato sinistro e partirò quindi anche in questo caso dai due esterni e poi andrò a riempire la parte centrale. Vedete, mi sono spostata dall'altro lato e vado a fare i miei inserimenti alternando sempre perline di vari colori. Ho leggermente velocizzato il video, ma penso che comunque sia chiaro lo stesso. Vi mostro l'alternanza delle perline di colori un po' più chiari, un po' più chiari, un po' più scuri. In questo caso ho cominciato anche con il blu per dare un senso di continuità con la parte superiore del nostro uccellino. Proseguo sempre alla stessa maniera e vado a riempire il tutto. Vedete? Vi mostro da vicino le varie sfumature e continuo con l'inserimento di tutte le perline. Naturalmente sarà sempre a voi decidere che perline utilizzare, quale sfumatura di colore ed anche quale tecnica utilizzare, se inserire prima l'archetto e andare a bloccare poi l'archetto con dei punti dal basso verso l'altro, oppure se inserire una perlina per volta o due per volta. Ora andrò a riempire anche la parte centrale. Una volta terminata anche la parte centrale, passo nella parte sottostante e quindi cambio colorazione di rocaille. Utilizzerò anche il filato di colore blu ed andrò a tessere le mie perline in modo diverso, proprio ad imitare quello che è il movimento e la piegatura delle ali dell'uccellino. Vi mostro quindi le varie colorazioni e comincio a dare i primi punti che vanno a delineare le ali del nostro piccolo volatile. E vedete, ho velocizzato leggermente il video perché altrimenti durerebbe un'eternità. L'importante è che si comprenda il verso di cucitura per dare tridimensionalità e movimento alla nostra spilla. Quindi proseguo così e vado avanti con il progetto. È una cosa abbastanza lunga, minuziosa, però devo dire la verità che alla fine vi darà molta soddisfazione, ne sono certa. Quindi proseguo così, cercando di regolare bene il numero di rocaille. Proseguo sia. Ho terminato questa prima parte, eseguirò più o meno la stessa cosa anche da quest'altro lato e ovviamente poi ricomincerò a prendere le rocaille dei colori che ho utilizzato qui in verde, anche con un po' di giallino, per fare il contrasto delle penne, insomma, delle piume. Quindi semplicemente sempre lo stesso lavoro, soltanto giocando un pochino con i colori e qui al centro metterò un po' di arancio, perché così era anche nell'immagine di riferimento, e qui un po' di blu ancora più scuro. Devo trovare un altro colore di blu perché in realtà è il piumaggio sottostante. Quindi procedo così, procedete voi ovviamente con i colori che desiderate. Io ritorno con il verde. Quando andrò ad inserire le mie rocaille, in questa prima parte, vedete, c'è una parte che è verde e una parte che è blu, quindi per far vedere il contrasto delle piume, io andrò a inserire le mie rocaille a gradazione tra i due colori alternati. Quindi in questo caso andrò ad inserire proprio le varie gradazioni di colore. Ora ve le mostro più da vicino.
Quindi andrò a inserire questa gradazione di colore e così via, a seconda del colore che andrò ad affrontare, che andrò, scusate, ad inserire. Ecco perché vi dicevo è utile farsi un disegnino anche con i colori sottostanti come riferimento, vi renderà il lavoro più semplice a livello ottico, quindi procedo. Qui sono andata ad individuare proprio la piuma e quindi la sto proprio disegnando con le rocale. Qui riempirò con il colore blu. E continuo a procedere così, sfumando tutti i colori. Ovviamente, come farò da questo lato, eseguirò poi anche da quest'altro lato, ovviamente con l'inserimento invertito, non in questo senso, ma in quest'altro, quindi a specchio. Come vedete, ho terminato tutta quanta la nostra ala sinistra. Adesso andrò a riempire la parte centrale con un po' d'arancio e di colori per, insomma, la parte sottostante del corpo e poi allo stesso modo andrò a creare l'ala da quest'altro lato, alternando sempre i colori del blu e del verde. Ho eseguito anche la parte centrale sottostante del manto, adesso vado a fare l'ala, dopodiché procederemo con la coda. Come vedete ho finito anche l'ala di destra e adesso, questo è il nostro retro dove si vede anche tutte le cuciture e adesso mi accingerò a fare la coda dell'uccellino, comincerò da fare prima un lato, poi il lato opposto e poi riempirò il centro. Vi mostro che ho cambiato nuovamente colore di filo, quindi ne utilizzerò uno verdino. Adesso velocizzerò un pochino il video perché altrimenti verrà un video super lungo e anche in questo caso ho preso altre colorazioni, quindi sono andata a riprendere le colorazioni del verdino un pochino più acido perché la coda sarà sfumata in questo caso con 3 colori, quindi verde acido e il turchese più chiaro e il turchese più scuro. In questo caso vedete che sto inserendo le delica 2 per volta per delineare la nostra coda, quindi a seconda del punto dove mi trovo a tessere, ovviamente utilizzo metodi di tessitura diverso, dovete trovare quello che per voi è più comodo e congeniale ovviamente. L'importante è il risultato finale, che sia visivamente, otticamente bello e che soprattutto sia stabile, quindi procedete nel riempimento di tutta la vostra spilla. In questo punto invece vi mostro come vado a sistemare le perline. Ho inserito una bella infilata di perline e dopodiché dal basso verso l'alto vado a fissarle sopra la nostra base, sopra la nostra beading foundation. Quindi in questa prima parte di coda vi mostro tutti e due i metodi perché ovviamente dovete tutti e due impararli ed utilizzarli. Come vedete, sto infilando le rocaille, le delica e le 15-0 cercando di creare comunque una sfumatura di colori che richiami un pochino il piumaggio, quindi fate la stessa cosa anche voi, cercate di sfumare e di andare a gradazione di colore per creare comunque un effetto ottico particolare del piumaggio. Proseguo anche dall'altro lato. Anche in questo caso, fatta una metà della coda, vado dall'altro lato e traccio prima il bordo esterno e poi cercherò di riempire la parte interna perché comunque la coda qui si divarica, quindi qui al centro cercherò di inserire delle 15, ma farò prima il profilo da quest'altro lato e andrò a inserire poi le ultime rocaille qui nello spazietto vuoto. Quindi continuo e vado a fare le prime 2, 3, penso che riuscirò a farne 2, poi vedremo man mano strada facendo. Vedete, ho eseguito la prima linea con le mie delica, dopodiché ho fatto anche la seconda e poi andrò a riempire la mia parte centrale con delle 15-0. Ed eccoci qui, siamo giunti alla fine. Vi mostro da vicino anche la coda. Vedete, ho cercato di creare delle sfumature e che dire, io sono molto soddisfatta
insomma, di questa spilla, dei colori che ho utilizzato e del risultato finale. Ovviamente il retro è catastrofico, però il davanti direi che sono andata ben oltre quello che mi aspettavo. È stato sicuramente abbastanza complicato, però voi ovviamente potete decidere le perline, i cristalli da utilizzare in base, insomma, a ciò che avete, e soprattutto il bead embroidery ci lascia veramente la libertà di creare come vogliamo. Io ho condiviso quello che ho fatto io. Quindi il tutorial per questa seconda parte termina qui. Poi non so se farò una terza parte veloce in cui vi mostrerò il retro, perché in realtà già ho fatto molti video in cui mostro come faccio il retro delle spille, però probabilmente la caricherò ugualmente per coloro che vogliono vedere l'inizio e la fine di questa spilla, cioè dalla A alla Z. Quindi niente, per il momento vi saluto e pregherei tutte quante voi di, se potete, di lasciare un like, di commentare, di condividere questo video, perché comunque chi fa queste cose come me su YouTube ha bisogno comunque del vostro supporto, dei vostri commenti per poter crescere sul canale e far sì che aumenti il numero, tra virgolette, di coloro che vedono i miei video. Quindi mi servite anche voi e sarebbe uno scambio. Io do qualcosa a voi di ciò che amo fare e vi do degli input e voi ovviamente di ritorno potreste lasciarmi un like e un commentino. Ovviamente sta sempre a voi e alla vostra libertà. In ogni caso tanto io continuo col condividere ciò che amo. Vi abbraccio tutte e come sempre buona creatività. Ciao! Se avete perso la prima parte del video in cui mostro come utilizzare la canottiglia, o detta anche French wire, vi metto il link giù nell'info box e nelle schede in modo tale che avrete il tutorial completo.